E benvenuti in questo nuovo video. Sono giorni di mercato belli intensi, non si può lasciare praticamente solo Antonelli un secondo che ti chiude 4, 5, 6 trattative, perché di fatto questo sembra in questi giorni, in questa settimana, ma questi ultimi giorni in particolare, veramente un po' per dare notizie, comunque per pubblicarle a tutti, e anche nei vari social, anche qua su YouTube. Capite che state vedendo Antonelli veramente on fire, come c'è scritto nel titolo, perché una operazione dietro l'altra, tutte apparentemente in chiusura. Poi effettivamente non ci sono ufficialità, a parte quella di Adorante che arriverà ad ore, presumo, e dovrebbe arrivare anche un'altra, tra l'altro, probabilmente nella stessa giornata di oggi o comunque al massimo domani, stiamo a vedere. Proprio comunque in riferimento alle notizie che stanno uscendo in questi giorni, cioè non notizie di trattative in essere, cioè sì, ma trattative molto ben avviate, trattative addirittura che molti definiscono, molti esperti di mercato, in chiusura, non avanzate solo, cioè in chiusura, sono cose ben diverse. Quindi quello che andiamo a fare oggi sostanzialmente è un riassunto, ma credetemi serve anche a me, perché veramente i nomi usciti sono tantissimi, i nomi apparentemente insomma fatti, cioè nel senso che sono addirittura d'arrivo comunque. Quindi andiamo un attimo a riassumere tutti questi nomi che sono usciti, andiamo a vedere un minimo di caratteristiche di base, insomma, per capire almeno che ruolo andranno a ricoprire, e almeno questo è quello che speriamo, se poi tutte le trattative andranno a chiudersi, insomma. E quindi prima di cominciare vi chiedo come al solito di iscrivervi, di lasciare like, di abbonarvi per chi vuole aiutarci. Adesso che appena arriverà l'ufficialità di Adorante, abbiamo una piccola sorpresa appunto per gli abbonati, una cosa che penso non abbiamo mai fatto a memoria, quindi se volete vedere quel che abbiamo preparato, abbonatevi così non ve la perdete. E partiamo subito, così andiamo un attimo a vedere tutte queste notizie, e vado a fare anche per me, devo dire onestamente, un minimo di riassunto su tutto quello che sta uscendo nel calciomercato del Venezia, perché è veramente tanto. Cioè alla fine l'altro giorno avevamo fatto un video dove dicevamo, andatevelo a recuperare per chi non l'avesse visto, siamo andati a fare un'analisi della rosa con quelli che sono partiti, prestiti terminati, quelli che si sono svincolati col contratto scaduto, e i prestiti non riscattati, insomma cessioni, non lo so, tutte quelle robe lì. E siamo andati a dire, questa è la rosa che rimane a oggi, ovviamente, chiaramente. E quindi manca questo nei vari reparti. Siamo andati a fare questo tipo di analisi e abbiamo detto, beh, comunque adesso Antonelli avrà tutto il tempo, ha 2 mesi praticamente, qualcosina di meno, per andare a tappare i vari buchi e le varie falle che ci sono all'interno della rosa. Però alla fine Adorante appunto che è fatta, quindi l'attaccante ce l'hai, hai anche, cioè, teoricamente la riserva ce l'hai, poi strafila ragionare sul fatto di rimango qui, accetto di giocarmene almeno, di giocarmi il posto da titolare con Adorante, sta tutto a lui. E quindi comunque un primo tassello importantissimo per noi, che ci è mancato come il pane l'anno scorso un attaccante dopo l'addio di Poyampalo. L'hai fatto, ed è forse il tassello più importante, no? L'hai già praticamente chiuso, anzi l'hai chiuso. E quindi tutto il resto sì, sono cose importanti, soprattutto negli esterni avevamo evidenziato che manca quasi tutto, perché comunque sono giocatori, quelli rimasti tra Aps e Sagrado, che sì, sono affidabili ma fino a un certo punto, soprattutto Sagrado, comunque Aps abbastanza, però comunque non sono mai stati del tutto titolari, no? Da noi, e quindi lì devi lavorare di più. Comunque poi abbiamo detto, ha comunque tempo per chiudere tutte queste robe qui con calma, perché alla fine ha agito molto tempestivamente sull'attaccante, che è la roba più importante. Il resto puoi ragionare un po' più con calma e vedere di chiudere i colpi pian piano. E invece Antonelli ha fatto un po' come ha voluto, nel senso che, stando alle cronache, a quel che ci arriva da varie fonti, da vari esperti di mercato che hanno riportato vari nomi, cioè ci hanno riportato non di trattative avanzate, sì, anche di trattative, dopo ne parleremo anche di quelle, ma soprattutto di praticamente colpi
praticamente in chiusura, perché comunque al di là di Dorante che ha praticamente fermato, è vicinissimo, comunque si dice già oggi per le visite mediche, quindi stiamo a vedere, magari arriva l'ufficialità per Said Korac, che è un difensore centrale, e anche questa notizia arrivata così all'improvviso, senza sviluppi, c'è la trattativa, c'è l'intesa, non c'è l'intesa con la squadra, insomma, solite robe che si sentono, e invece è arrivata subito la notizia del fatto che è fatta, e se andate su Transfermarkt, che comunque sito importantissimo da questo punto di vista di calciomercato, per capire un po' che tipo di giocatore si stanno andando a prendere, risulta già un giocatore, un tesserato del Venezia, quindi non so se si è fatto già un passo in avanti, però comunque di solito finché non c'è la firma non avviene questo passaggio, ecco. Invece a quanto risulta sembra già un giocatore del Venezia, quindi presumo effettivamente che la cosa sia fatta, e quindi si parla di 1,4 milioni di euro per il suo passaggio in arancione-nero-verde, quindi di piede destro, 1,91 cm. Mi sembra il prototipo del difensore centrale che almeno nelle idee andrà a sostituire la cessione di Izes, almeno questa è l'idea, quello che mi appare, anche come fisicità me lo ricorda abbastanza. Comunque piano piano andremo a analizzare meglio il giocatore, adesso aspettiamo veramente l'ufficialità, perché in questo senso qua Korac è forse quello più vicino di tutti, quello che a momenti a ore, al massimo domani ci potrebbe essere l'ufficialità, quindi insomma basta solo aspettare. Altro giocatore in dirittura d'arrivo, da quanto sembra, Bartol Franic dal Wolfsburg, però questo sarebbe in prestito, la formula sarebbe quella del prestito. Al momento non mi ricordo la fonte, perché sono talmente tanti giocatori, veramente, capitemi un attimo, che è duro riportare tutto, e cioè, prima di registrare poteva esserci qualche variazione, qualche giocatore in chiusura, cioè, questi giorni me li sono vissuti un po' così. Comunque anche qui è un mediano che può fare anche il difensore, particolare, comunque anche da braccetto, forse anche da terzino, non vorrei sbagliarmi. Comunque 1,88 cm, classe 2000, così come Korac, che però è un classe 2001. Più o meno l'età, sto vedendo che tra tutti i giocatori che stiamo andando a prendere, quelli che risultano comunque in chiusura o prossimi comunque, con trattative ben avanzate, tutti attorno a quell'età. Ho notato questo dettaglio, quasi tutti classe 2000, classe 99, 2001, quindi Antonelli sta cercando quel range d'età, diciamo, giocatori giovani, però non più giovanissimi, e comunque con un minimo di esperienza, non si può dire in Serie A, perché sono veramente tanti colpi di scouting, onestamente pochi di nome sentiti a livello nazionali, sto sentendo più per quanto riguarda magari gli esterni, però in altre reparti, ma l'ha già fatto anche in passato, tanto scouting Antonelli, e infatti il nome di Franic è un nome di puro scouting, comunque di uno che conosce molto bene gli altri campionati europei, ed effettivamente quindi anche qua lo danno in dirittura d'arrivo come prestito, questo intendiamoci. Poi notizia di ieri praticamente, credo, sì, quella di Ahmed Sidibé, centrale, anche lui un difensore, notizia di Gianluigi Longari, qua mi ricordo la fonte, parla di 1,5 milioni, ma se n'era anche parlato forse a inizio calciomercato, anche prima che cominciasse, quando uno dei primi nomi che sono usciti comunque come interessi da parte del Venezia. Comunque almeno questo era un nome che era già uscito, e poi adesso sembra addirittura d'arrivo. Comunque stiamo a vedere, quindi un altro difensore che si va ad aggiungere a Korac a questo punto, difensore centrale, quindi 1,89 cm di altezza, e lui però 23 anni, quindi stiamo a vedere. Anche qui si andrebbero ad aggiungere quindi 2 difensori centrali con un mediano, e notizia di credo stanotte, riportata stamattina, Antonio Casas, che è praticamente un attaccante, una punta centrale che si è svincolato dal Cordoba, che è una squadra spagnola che gioca nella Serie B spagnola, e classe 2000, appunto, per ribadirvi quello che vi dicevo prima. E lui però arriverebbe a parametro zero, cioè giocava nel Cordoba, si è svincolato, ha scaduto il contratto, non ha deciso di rinnovare,
E dalla Spagna, dal giornale di Cordoba, dicono che è tutto fatto per il suo arrivo a Venezia, quindi anche qui, stando a quanto riportano, anche qui si andrebbe ad aggiungere un altro tassello. Allora, capisco che non sono nomi da mille e una notte di gente che conosciamo, ma uguale per me ovviamente. Poi ci si va a informare, tutto lo farò per interesse, un po' per riportarvelo anche a voi, comunque di capire che tipo di giocatori sono, che caratteristiche. Qua vi ho riportato un attimo in velocità, ma sono 2 info del tubo qui un attimo, giusto per capire che ruolo fanno, che altezza, dove hanno giocato, insomma, quelle robe lì. Chiaro che tipo i nomi di un Korac, del difensore centrale così, di Franic stesso, ci lasciano dei dubbi, ci lasciano perplessi, nel senso che non sono giocatori di esperienza per la Serie A, ma sono comunque giocatori che hanno appunto quel range d'età lì, 25-26 anni, e quindi c'è da dire che però Antonelli ci ha un po' abituato a questi tipi di colpi. Pensate ad esempio allo stesso Izes, ma devo dire che secondo me sui difensori per me c'è da fidarsi di Antonelli, perché comunque appunto lo stesso Izes, Wisniewski, Ristov, Carboni vabbè ma era della Serie A, Candé per l'ultimo anno, Scintiena anche secondo me comunque è un ottimo colpo e sono stato fatto giocare troppo poco e troppo tardi forse da Di Francesco. Comunque secondo me ecco, Antonelli ci ha dato prova che sui difensori, sullo scouting sui difensori, che ha sempre fatto da quando è da noi, bisogna dargli fiducia, perché evidentemente ha occhio, li va a prendere all'estero, perché penso che le cifre purtroppo siano minori rispetto a prendere un difensore dello stesso livello in Serie A o in Serie B. Purtroppo i costi sono minori se li vai a prendere all'estero, e se hai occhio vai a farti anche un bel affare, perché adesso con la cessione al 99,9% di Izes ci andrai a fare una bella plusvalenza, perché anche lui mi pare fosse arrivato a 0, quindi se hai occhio ci fai anche dei belli affari alla lunga. Quindi niente, questi sono praticamente gli affari che dicono gli esperti di mercato, diversi esperti di mercato, diverse fonti in chiusura, e quindi ci tocca solo aspettare. Oggi dovrebbe esserci l'ufficialità di Dorante, che comunque non è una cosa da poco, è uno dei migliori attaccanti della scorsa stagione in Serie B. Dovrebbero arrivare l'ufficialità tra oggi e domani di Korac, e ci sono varie comunque trattative, queste qua non dico addirittura d'arrivo, sono trattative comunque di cui si è parlato. La prima fra tutte è quella su Bohinen, Emil Bohinen del Genoa, che anche qua comunque trattativa ben avviata, trattativa in teoria avanzata. È un mediano ma può fare anche la mezzala. Lui sì, ecco, a differenza di tutti questi che vi ho nominato, ha esperienza in Serie A tra Genoa, Salernitana e Frosinone, 26 anni, appunto, come vi ribadito, quel range d'età lì sta cercando Antonelli per dare una squadra di esperienza ma non troppo vecchia, diciamo a stroppa, quel range d'età lì, insomma, è una scelta condivisibile secondo me, e 1,89 cm di altezza, quindi fisicità per il nostro centrocampo, e presumibilmente penso andrebbe a sostituire un po' Nicolussi Caviglia in mediana, stiamo a vedere, o può fare anche la mezzala, però secondo me almeno con quella fisicità lì lo vedo più da mediano puro io, però comunque bisogna valutarlo e sicuramente andrò a analizzarlo meglio, ma non è facile in questi giorni dove veramente c'è una trattativa dopo l'altra, non ci si può concentrare solo su un giocatore, perché te ne esce subito un altro un'ora dopo, quindi tocca un attimo aspettare, pian piano andremo a vederli tutti. Trattativa anche per Oliveri, questo invece è un esterno dove purtroppo bisogna lavorare molto, esterno destro c'è la concorrenza però dello Spezia, quindi stiamo a vedere. Per Compagnon non si è più parlato, sembrava anche qui una trattativa ben avviata, però a momenti può comunque uscire la notizia che l'affare è in chiusura, quindi non vuol dire niente, non vuol dire neanche che sia in stand by l'affare, stiamo semplicemente a vedere. E in settimana è uscito anche l'interesse del Sassuolo oltre a quello dell'Udinese per Izes, e qui però alla fine lo sappiamo che
il giocatore è in uscita non perché non sia adeguato, anzi proprio per il contrario, sia che è fin troppo adeguato, ha dimostrato di valere, è un giocatore pazzesco, con un seguito tra l'altro pazzesco sui social, e quindi ha attirato l'interesse delle squadre di Serie A. È arrivato l'interesse del Sassuolo, oltre appunto quello dell'Udinese. Sembra che l'offerta al Sassuolo sia leggermente superiore a quella offerta dall'Udinese, però stiamo a vedere. Secondo me in questo caso qui più si crea un'asta meglio è per noi, più squadre ci sono sul giocatore meglio è, perché tanto la certezza che parte c'è praticamente. Speriamo che si aggiungano club anche di più alto rango, diciamo, che così alzino un attimo le cifre e ci portiamo a casa un bel tesoretto per poi reinvestirlo sul mercato. Diciamo che in tutto questo, comunque, arrivando un attimo a fare due considerazioni finali, cioè Antonelli si sta muovendo subito, in fretta, non me lo aspettavo onestamente, pensavo si prendesse un po' più tempo, però evidentemente è una sua scelta comunque quella di chiudere subito, cercare di chiudere più buchi possibili presenti in rosa per forse dar subito a Stroppa il ritiro di Falcade, una squadra già pronta, già all'altezza per poter lavorare subito e far imprimere i concetti all'allenatore, alla squadra, capito? Non dargli una squadra a metà, una squadra dove mancano troppi elementi. A questo punto qua gli daresti veramente una squadra, non dico completa, però una squadra all'80%, 85%, forse anche 90%, non lo so, abbastanza completa, perché poi in base magari alle cessioni andresti, non so, a rimpiazzare il giocatore, parte Izez, magari ti vai a cautelare con un altro difensore di un certo livello, però comunque la base c'è. O Ristagno, Nicolussi Caviglia, tutti questi discorsi qui. Vai solo a rimpiazzare giocatore per giocatore, perché il resto comunque hai già tappato tutti i buchi che ci sono a livello anche numerico, pensandoci solo da quel punto di vista lì, non guardando la qualità per il momento, perché alla fine l'attaccante l'hai preso, due difensori a questo punto addirittura d'arrivo, un centrocampista e anche un attaccante con Casas, di cui si è parlato praticamente nella notte, è uscita la notizia, o comunque è arrivata in Italia nella notte. Sta cercando subito di porre le basi per dare una squadra degna a Stroppa, per farlo lavorare. È una scelta sicuramente, secondo me, intelligente. Non mi aspettavo così tanti colpi chiusi fin da subito. Poi adesso stiamo a vedere se si chiudono effettivamente, però comunque la stampa si è spinta, diverse fonti si sono spinte in là, quindi mi fido, nel senso che non si è detto trattativa, interesse, si è parlato proprio di chiusura, in arrivo, quindi io non ho fonti, però se si arriva a spingersi così in avanti vuol dire che comunque effettivamente si hanno delle verifiche importanti. E quindi questo, insomma, adesso aspettiamo, vediamo quali operazioni, se tutte le operazioni che dicono in chiusura si chiuderanno effettivamente. Stiamo qui a aspettare, stiamo qua a vedere e pian piano comunque andremo a vedere meglio singolarmente, non solo alla rinfusa come ho fatto oggi, perché i nomi, capite, erano davvero tanti. Vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi, di commentare dicendo la vostra, di abbonarvi se volete appunto vedere il video che abbiamo pronto per Adorante, e attivate la campanella così non vi perdete nessun nuovo video. È sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione.